Bentornati a In Viaggio con l'Archeologo. Quest'oggi vi voglio parlare di un argomento ancora dibattuto, cioè quello delle gladiatrici. Avevo già analizzato i gladiatori in un precedente video e vi invito a vederlo per approfondire l'argomento. I gladiatori erano, riassumendo, uomini per lo più schiavi che venivano addestrati in apposite scuole gladiatorie, i ludi, per esibirsi in scontri armati all'interno degli anfiteatri. Dei veri e propri atleti, insomma, nonché idoli delle folle, tenuti a combattere seguendo regole ben precise e suddivisi in classi di gladiatori, il mirmillone, il trace, il reziarius, eccetera eccetera. Gli scontri non terminavano necessariamente con la morte di uno dei combattenti, era infatti sufficiente che l'atleta mostrasse coraggio per ottenere la grazia, in tal caso si definiva missus, cioè graziato. Fin qui però solo uomini. Esistevano quindi donne gladiatrici? Proviamo a vedere cosa ci dicono le fonti letterarie e i reperti archeologici. Innanzitutto non esiste nei testi antichi un termine univoco per indicare le gladiatrici. Gladiatrix, che a volte si trova, è moderno, ottocentesco. Nell'antica Roma erano indicate in altro modo. Ludia designava in generale la donna di spettacolo, attrice o ballerina, ma in genere nel contesto gladiatorio soprattutto la moglie o la concubina del gladiatore. Oppure mulier, la donna in senso lato, e ancora una volta la sposa, e più raramente troviamo femina, di nuovo ad indicare la donna. Il perché una donna si cimentasse nell'arena è poi presto detto. Sicuramente notorietà e ricchezza sono fattori che attirano tanto l'uomo quanto la donna, ma soprattutto dobbiamo ricordarci la condizione femminile a Roma, in particolare quella delle classi meno abbienti, nelle quali la figura femminile è soggetta alla volontà dell'uomo, padre, marito, parente che sia. La gladiatura era quindi un modo per ottenere un'indipendenza altrimenti impossibile per una donna. Sappiamo poi dalle fonti che nel 22 a.C. Augusto, noto per il suo rigore in fatto di costumi sociali, promosse un senato consulto per escludere dai giochi cavalieri e donne di alto rango. Il decreto venne poi ripreso nell'11 d.C., ribadendo come i giochi fossero proibiti per le donne nate libere sotto i 20 anni. Tale precisazione ci fa quindi presupporre che forse la donna di condizione schiavile fosse ammessa, ma soprattutto che alcune donne dovevano già aver partecipato in qualche modo alle rappresentazioni nell'arena. E ancora, nel 19 d.C., sotto Tiberio, un ulteriore senato consulto, il cosiddetto senato consulto di Larinum, proibiva a tutti gli uomini e le donne di alta estrazione sociale, cavalieri e senatori che fossero, di esibirsi nei giochi gladiatori. Da Augusto a Nerone i riferimenti letterari però sono molto scarni, mentre dal Principato di Nerone in poi gli autori riportano tutta una serie di eventi inerenti ai giochi gladiatori e le donne. Cassio Dione, per esempio, narra di giochi gladiatori in onore di Agrippina, la madre di Nerone, dicendo: uomini e donne non solo dell'ordine equestre ma anche senatorio si esibirono nell'orchestra, nel circo e nelle arene di caccia come se fossero stati di infima condizione sociale. In tal modo si vuole criticare il potere imperiale e Tacito, sempre parlando di Nerone, ricorda che nel 63 d.C. gli spettacoli di gladiatori di quell'anno furono pari per magnificenza a quelli precedenti. Ma molti, tra matrone e senatori, scesero nell'arena disonorandosi. L'inaugurazione dell'anfiteatro Flavio fu poi un evento grandioso. Chiamò enormi folle di spettatori e richiese giochi e cacce come mai si erano visti prima. A tal proposito Cassiodione riporta che sotto Tito furono fatti combattere in un incontro 4 elefanti e nel complesso vennero uccisi 9.000 animali. In tale clima parteciparono, ci dice, anche donne, forse come cacciatrici, sottolineando però come queste non fossero di estrazione sociale alta. Marziale, sempre sotto Tito, nell'80 d.C., per celebrare l'anfiteatro, compose un libro di epigrammi, il cosiddetto Liber de Spectaculis, nel quale troviamo alcuni passi che richiamano le donne nell'arena. Non è abbastanza che il belligerante Marte ti serva in invitte armi, o Cesare, la stessa Venere si mette al tuo servizio. Dove Venere è riferita alle gladiatrici. E ancora, nell'epigramma 6 dello stesso libro, in merito alle cacce, parla di Marte Femineo per indicare una donna guerriera. Nei suoi libri di epigrammi poi compare il termine ludia,
già citato, con il significato di amante del gladiatore. È un inno, diciamo così, che ironizza sulla grandezza di un tale Hermes, gladiatore, definito cura laborque ludiarum, cioè affanno e sofferenza delle donne. Ma nell'anfiteatro Flavio, sotto Domiziano, fanno sicuramente la loro comparsa le gladiatrici, stando a quanto scritto da Svetonio. Fece mettere in scena cacce e giochi gladiatori, anche di notte, illuminati da fiaccole, e non solo combattimenti tra uomini, ma anche tra donne. La stessa cosa è ricordata anche da Cassio Dione, dal momento che spesso i giochi erano anche di notte e a volte il principe univa nani e donne affinché combattessero tra loro. Giovanale infine nelle sue satire si scaglia contro la società e in particolare nella satira 6 attacca con forza il mondo femminile, scandalizzandosi per l'audacia dimostrata da alcune donne. Chi non l'ha vista colpire il palo che di continuo intacca con il rudis e assalta con lo scudo e compie tutti i movimenti matrona degnissima di suonare la tromba nella festa di Flora, se non che in quel petto mira cose più grandi e si prepara in realtà per l'arena? Quale pudore può mostrare una donna con l'elmo che rifugge dalla sua femminilità? Con la fine del I secolo i riferimenti alle gladiatrici diventano molto più rari. Sappiamo che nel 200 l'imperatore Settimio Severo vietò alle donne di prendere parte dei giochi, indice che evidentemente erano ancora in uso. Cassodione specifica, perciò da allora fu proibito a qualsiasi donna di qualsiasi estrazione sociale la partecipazione ai giochi. Ma se le donne di alta estrazione sociale rimangono probabilmente escluse, ciò non permane per le schiave, tanto che un'iscrizione da Ostia del III secolo d.C. ci rivela come le donne continuassero ancora a combattere. Il magistrato Ostiliano ci tiene a ricordare che dai tempi della fondazione della città le donne si sono potute esibire nell'arena per la prima volta sotto di lui. Ma quali prove archeologiche abbiamo? Ha fatto grande scalpore la sepoltura scoperta a Londra nel 1996. È datata al I secolo d.C. Purtroppo, a causa della cremazione, dello scheletro si è conservato ben poco, giusto parte dell'osso pelvico, ma ciò ha permesso di capire che si trattava di una donna. Il corredo emerso è molto ricco e ne fanno parte 8 lucerne, una delle quali raffiguranti un gladiatore caduto e altre a nubi, associato dai romani a Mercurio, di conseguenza collegato al mondo dell'aldilà ed anche alla morte dei gladiatori. Al corredo si aggiungono i resti di un ricco banchetto funerario e pigne di pino domestico, utilizzate secondo alcuni studiosi nell'ambito dei luti gladiatori. Tutto ciò, unito alla collocazione della tomba ai margini del cimitero, hanno portato ad identificare la donna come una gladiatrice, tanto che i media l'hanno ribattezzata The Gladiator Girl. Ma non ci sono in realtà prove sufficienti a supporto di questa teoria. Lucerne con gladiatori erano infatti molto diffuse nel mondo romano e le pigne potevano essere impiegate anche per riti religiosi. La donna poteva quindi far parte di un culto o semplicemente essere una fan dei giochi gladiatori. Escludendo la tomba, quindi abbiamo senza dubbio l'iscrizione di Ostia, sopracitata, e una statuetta in bronzo conservata al Museo di Amburgo, che sembra riprodurre una donna nell'atto di sollevare trionfalmente una sica, cioè una spada ricurva tipica del mondo dell'arena. Fondamentale è infine il rilievo in marmo del II secolo d.C., rinvenuto ad Alicarnasso, odierna Bodrum in Turchia. Raffigura 2 gladiatrici, delle quali sono riportati anche i nomi Achillea e Amazon, nomi che ricordano il mitico episodio di Achille e Pentesilea. L'eroe greco durante la guerra di Troia si scontra con la regina delle Amazzoni Pentesilea e nello stesso istante in cui la uccide si innamora di lei. Le 2 atlete indossano le stesse armi della controparte maschile, quindi schinieri, manica, scudo, spada, eccetera, ma sono entrambe senza elmo, forse per mostrare il volto o come simbolo di fine incontro. Alcuni ritengono che i 2 oggetti ai lati dei loro nomi siano proprio gli elmi appoggiati a terra. Le gladiatrici quindi non sono solo un'invenzione. Le fonti letterarie le ricordano in più di un'occasione, anche se ovviamente le descrizioni sono filtrate dall'ottica maschile che in parte le critica. Questa attività le pone su un piano di stranezza rispetto al loro ruolo tradizionale di donna nella società romana. I reperti archeologici invece sono più limitati, ma ci dicono che donne combattenti sono realmente esistite e, come nel caso di Alicarnasso, apprezzate e idolatrate al pari della controparte maschile.
In attesa di nuove scoperte archeologiche che magari ci diano più informazioni su questo mondo così affascinante, a me non resta altro da fare che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Arrivederci!